Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Retro Games Classics dove dopo oltre 40 anni andremo a rigiocare ai vecchi giochi per Commodore 64, ovviamente non a tutti, ma soltanto a una selezione di quelli più importanti, più belli o a quelli a cui io sono più affezionato e probabilmente saranno anche quelli a cui siete affezionati anche voi. Se vi interessa quindi continuate a seguire questo video perché oggi vedremo 5 videogiochi molto famosi. Non vi svelo i nomi dei videogiochi, ma vi darò soltanto qualche piccola informazione, qualche piccolo input. Infatti oggi giocheremo ad uno degli sparatutto spaziali più famosi, proveremo poi nel secondo gioco a risolvere una missione difficilissima, quasi impossibile, giocheremo poi ai giochi invernali, combatteremo nel quarto gioco con altri karateki internazionali e infine nell'ultimo gioco di oggi esploreremo delle catacombe infestate da fantasmi. Ovviamente sono tutti videogiochi del Commodore 64, realizzati per Commodore 64. Non tutti sono originali per Commodore 64, ma alcuni sono delle conversioni da Commodore Amiga, da Coin-Op, eccetera, eccetera. Basta parlare, cominciamo subito con il primo video di oggi. Ed eccoci dunque al gioco che vi ho anticipato, si tratta di R-Type, sicuramente tutti quanti lo conoscete perché è uno dei giochi sparatutto orizzontali spaziali ad ambientazione spaziale più famoso ed è una conversione questa per Commodore 64 da un coin-op perché originariamente appunto era uscito come gioco da sala, da bar, arcade. Andiamo subito quindi a giocare ed eccoci, siamo entrati nel mondo di gioco. La particolarità di questo gioco era che se tenevamo premuto il pulsante di fuoco, invece delle classiche munizioni piccoline, l'arma si caricava l'arma più potente, il beam, che appunto possiamo vedere in basso, che viene caricato, e che era appunto un'arma molto più distruttiva. Di tanto in tanto poi uscivano delle... Ma perché non si è distrutto? Di tanto in tanto, dicevo, poi era possibile raccogliere delle munizioni, degli add-on che consentivano di migliorare la potenza di fuoco o la protezione contro i colpi dei nemici. Aiuto, non mi prenderete. No, perché? Perché? Ma non posso ricominciare ogni volta dallo stesso punto. Ma no, maledizione! Ma non mi ricordavo che era così difficile comunque il R-Type. Oh, adesso si comincia a ragionare. Ma no! No. Ma guarda un po' questo qua. Ok, direi di finire qui. Questo è il R-Type, molto più bello rispetto a quello che potete vedere, ma sicuramente la versione coin-op era anche più bella, più colorata rispetto a questa del 64. Io sono veramente una ciofeca a questo gioco, come possiamo vedere, e quindi direi che possiamo smettere qui. Andiamo quindi immediatamente al secondo gioco di oggi, che anche quello vi farà scendere secondo me qualche lacrimuccia. Ed ecco il gioco di oggi che, come sicuramente avrete riconosciuto, è Impossible Mission, gioco che quando lo vidi rimasi esterrefatto dalla fluidità dell'animazione del nostro omino. Se vi ricordate, il gioco è un gioco, un puzzle game, inizialmente, un'avventura in cui dobbiamo risolvere una serie di enigmi per poter andare avanti, per procedere nell'esplorazione della mappa e per poter sconfiggere il malvagio di turno. Dobbiamo stare attenti ovviamente a tutti questi robot che ci sparano delle scariche elettriche che se ci prendono ci fanno ricominciare il livello dall'inizio. Mannaggia. E appunto dobbiamo ricominciare. Ma no, ma no! Quindi dobbiamo cercare delle informazioni da inserire nel computer e le dobbiamo cercare all'interno di questi elementi che si trovano nel nostro livello, in questo livello. Questo è un bagno. Ma no, mannaggia. Quindi non abbiamo trovato niente in quel livello e quindi procediamo con l'esplorazione di altre stanze per poter trovare gli elementi che ci servono. Avanti, quindi abbiamo trovato un altro ascensore.
Ops. No, voglio ritornare al livello di sopra perché non abbiamo fatto niente, non abbiamo completato nulla. Ma no! Ma sei un cattivone! Vado. E questo quindi era Impossible Mission, sicuramente tutti voi l'avete riconosciuto, ci abbiamo giocato penso un po' tutti quanti ed era veramente molto famoso al tempo. Io spero che vi sia piaciuto questo gioco e questo era il secondo gioco appunto per Commodore 64 di questo episodio numero 9 di Retro Games Classics e andiamo avanti con il terzo gioco di oggi. Ed eccoci quindi al terzo gioco di oggi, un altro gioco famosissimo, questo della Epix del 1985, si tratta di Winter Games, è il terzo gioco, mi sembra, che giochiamo in questa serie di Retro Games Classics dedicata ai giochi olimpici, dopo Summer Games 1, Summer Games 2, questo è il terzo, se escludiamo anche California Games. Quindi continuiamo con questo gioco che sostanzialmente ripercorre le stesse dinamiche degli altri due videogiochi della serie Summer Games, ovvero possiamo giocare o da soli contro il computer oppure con altri amici fino a 8 persone contemporaneamente, scegliendo la nostra nazione e quindi giocando con tutte le discipline a disposizione, che dovrebbero essere 8, adesso vediamo, oppure giocare soltanto in alcune discipline o soltanto una, oppure possiamo anche decidere di fare pratica, quello che faremo oggi. Ed ecco la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. La musichetta è la stessa degli altri Summer Games, ovviamente l'ambientazione è invernale. Quindi come vediamo il menu è il solito che abbiamo visto anche le altre volte, vediamo di provare come le altre volte tre discipline, non le faremo tutte quante, cercando di raggiungere dei risultati minimi che ci soddisfino appunto almeno un po'. Non so se sto facendo qualcosa. No, sono caduto, ho fatto 144 punti però, 154 punti. Si fa, come si fa? Ce l'avevo quasi fatta. Componiti, ricomponiti. Sono caduto proprio. Oh! Ma, vabbè. E questo era la prima disciplina di oggi, Sky Jump, e non continuiamo. E andiamo avanti con un'altra disciplina, questa volta proveremo l'hot dog. Ed ecco quindi l'hot dog. No, quasi fatto. Ma no. Bellissimo, bravissimo. L'ultimo salto e poi passeremo alla terza disciplina. Vabbè, ma un 7 pieno, 7.2. Ok, questo era l'hot dog e procediamo con l'ultima disciplina di oggi. Io vorrei fare il bob. Aspettiamo il caricamento del bob, che dovrebbe essere lo slittino. Ed ecco, partiamo con lo slittino. Eh, cadiamo. Via, ok. Ma no, ma no.
vicino. Via, di nuovo. Dai che ce la facciamo questa volta. Fermati, dai che ce la facciamo, manca poco. Il traguardo è vicino, eccolo lì, 21,99, ci siamo riusciti. Ottimo. Questo era lo slittino, era la terza disciplina di Winter Games. Ci fermiamo qui con questo terzo gioco di oggi, quindi andiamo avanti, quarto gioco di oggi. Ed eccoci dunque al quarto gioco di oggi, si tratta di International Karate Plus. Procediamo quindi a giocare, come vi ricorderete probabilmente, è un gioco molto famoso. La peculiarità di questo gioco è che si poteva giocare in tre contemporaneamente, quindi due giocatori umani contro il computer, perché ci sono appunto tre giocatori, appunto il player bianco, quello rosso e quello blu, e possiamo utilizzarne ogni giocatore, ognuno dei due giocatori può impersonare uno dei tre combattenti e l'altro sarà gestito dal computer. Quindi procediamo. Noi siamo quello bianco. Aia. Vabbè, la piglio da chiunque. Ah. Ah. Aia. Io sono sempre il bianco e il rosso vince. Ma che posso tirare le testate? No. Ma no, ah, ho vinto io. Ok. No. No. Vabbè, se era il livello di intermezzo, continuiamo. Eia. Aia oh. Aio. Ti sfondo. Mi hanno distrutto. Ah, ha vinto il blu. L'ultima partita con International Carte Plus, che secondo me è un gioco molto carino. Io adesso sto giocando da solo, ma si può giocare, come vi ho detto, anche con un altro giocatore umano. E secondo me è molto divertente. Aia, dai. Vabbè. Vabbè. Ok ragazzi, questo era International Karate Plus per Commodore 64, molto carino, mi piace molto, ed era il quarto gioco di questo nono episodio di Retro Games Classics dedicato completamente al Commodore 64. Ci avviciniamo alla fine di questo video e andiamo avanti quindi con l'ultimo gioco della giornata e immediatamente. Ed eccoci quindi all'ultimo gioco della giornata. Come potete vedere stiamo parlando di Gauntlet o Gauntlet. Andiamo avanti subito con la nostra partita. Ed ecco, possiamo scegliere tra quattro personaggi diversi: Valchiria, Mago, Elfo oppure Guerriero. E noi prenderemo la Valchiria. Selezioniamo prima il numero di giocatori e selezioniamo adesso la nostra Valchiria. Caricamento in corso e ci apprestiamo a partire con il primo livello. Possiamo raccogliere dei tesori, ma dobbiamo stare attenti a uccidere tutti quanti i fantasmi che si parano davanti a noi. E possibilmente dobbiamo anche distruggere la loro tana, altrimenti continueranno a porcisi contro. Abbiamo finito il primo livello, anche se potevamo andare nella seconda stanza e raccogliere altri punti, accumulare altri punti.
Anche Gauntlet, se non ricordo male, era un videogioco che era inizialmente un coin-op, poi venne appunto convertito per tutta una serie di sistemi tra Commodore 64 e Commodore Amiga. La particolarità di questo gioco è che era molto molto frenetico perché appunto i nemici erano tantissimi e si arrivava a un certo punto in alcuni livelli ad averne decine e decine che bisognava appunto sconfiggere, altrimenti appunto si veniva circondati e cominciava a diventare troppo complicato appunto procedere e rimanere in vita. Dovremmo aver finito il nostro livello, o quasi. Questo? Boh. Ok, abbiamo finito il secondo livello. Questo era Gauntlet. Direi che possiamo smettere. Questo quindi era il quinto gioco di oggi. Con questo episodio mi fermo qui. Fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciuti questi giochi, i giochi di oggi. Qual è magari anche il videogioco preferito tra i 5 che abbiamo visto in questa puntata? Soprattutto se apprezzate questo genere di video, fatemelo sapere appunto nei commenti, magari aggiungendo anche un mi piace e se volete anche iscrivendovi al canale per essere sempre aggiornati con contenuti come questo. Noi per oggi ci salutiamo e vi rimando al prossimo video di questa serie che ormai comincia a volgere al termine. Infatti la prossima puntata sarà la penultima e quindi insomma non perdetevela perché vedremo altri giochi molto interessanti. Ciao e a presto!